Gli anni 90 segnarono un momento importante nelle relazioni diplomatiche tra Corea del Nord e Corea del Sud, divise sin dalla fine delle ostilità nel 1953 e dal successivo armistizio. Complice il crollo dell'Unione Sovietica, infatti, all'inizio degli anni 90 le due Coree ripresero i colloqui, che condussero alla ratifica di importanti accordi, tra cui la dichiarazione congiunta, che proibiva ai due stati di dotarsi e utilizzare armamenti nucleari. Tuttavia, questa fase di distensione non portò ad una pace concreta, ma piuttosto ad una situazione di stallo, favorita dalla morte inaspettata del leader nordcoreano Kim Il-sung nel 1994. Il potere passò nelle mani del figlio maggiore Kim Jong-il, il quale dovette fronteggiare la grave crisi economica che affliggeva la Corea del Nord sin dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica. Dagli anni '80 però la Corea del Nord aveva intrapreso un programma segreto per dotarsi di armamenti nucleari e questa scelta, una volta diventata di pubblico dominio, aveva condotto il paese sull'orlo della guerra con gli Stati Uniti di Bill Clinton. Dopo la morte di Kim Il-sung, i negoziati condussero alla ratifica nel 1994 dell'accordo quadro, in base al quale la Corea del Nord accettava di sospendere il programma nucleare e di aprire il sito nucleare di Yongbyon alle verifiche degli ispettori dell'AIEA, l'Agenzia Internazionale per Energia Atomica, che ha lo scopo di promuovere l'utilizzo pacifico dell'energia nucleare. La politica di distensione avviata negli anni 90 fu portata avanti anche dal presidente sudcoreano Kim Dae-jung, eletto nel 1998 e che varò la cosiddetta Sunshine Policy, che mirava a costruire una relazione pacifica con la Corea del Nord, al fine di favorire legami commerciali, economici e culturali. L'idea era che questa politica di apertura avrebbe dissuaso la Corea del Nord dal riprendere il programma nucleare, intraprendendo invece un percorso riformista che avrebbe man mano ridotto le tensioni. Kim Dae-jung offrì alla Corea del Nord anche assistenza economica e sostegno in ambito internazionale, oltre a promettere che non vi sarebbe stata più alcuna minaccia militare. I due leader coreani si incontrarono per la prima volta in assoluto nel giugno del 2000 a Pyongyang e finalmente sembrava stesse per concludersi un'era di conflitto e l'isolazionismo della Corea del Nord. Al presidente sudcoreano fece seguito la visita in Corea del Nord del presidente russo Vladimir Putin, poi quella del segretario di Stato americano e poi anche delle autorità cinesi e dell'Unione Europea. L'elezione di George Bush negli Stati Uniti però complicò il dialogo tra le due Coree e si mostrò sin da subito molto critico nei confronti della Sunshine Policy di Kim Dae-jung. La pietra tombale fu posta in occasione del celebre discorso di Bush nel 2002, nel quale il presidente statunitense inserì la Corea del Nord tra i paesi che costituivano, a suo dire, l'asse del male, ovvero in quel gruppo di stati considerati sponsor del terrorismo internazionale e impegnati allo sviluppo di armi di distruzione di massa. Successivamente, sempre nel 2002, gli americani accusarono la Corea del Nord di aver cominciato segretamente a sviluppare materiale nucleare, sospendendo l'accordo quadro del 1994. La Corea del Nord decise di espellere gli ispettori dell'AIEA, ritirandosi dal trattato di non proliferazione nucleare. Si aprì una stagione di colloqui multilaterali, i cosiddetti Six Party Talks, in quanto a partecipare vi erano, oltre alle due Coree, gli Stati Uniti, la Cina, il Giappone e la Russia di Putin. L'obiettivo era quello di cercare una soluzione al problema nucleare nella penisola coreana, ma non produssero alcun miglioramento significativo, in quanto i nordcoreani volevano l'assicurazione che non avrebbero subito alcun attacco militare, mentre gli Stati Uniti continuavano a chiedere il completo smantellamento nucleare prima di raggiungere un qualsiasi accordo. Il tavolo dei negoziati viene definitivamente abbandonato nel 2009. Nel frattempo, dal 2006, la Corea del Nord porta avanti una serie di esperimenti missilistici, potenzialmente in grado di raggiungere l'Alaska o le Hawaii, al fine di ottenere un peso maggiore nei colloqui. I test missilistici, oltre a peggiorare le relazioni con la Corea del Sud confinante e gli Stati Uniti, vengono visti con disappunto anche dalla Cina, che tuttavia si astenne dal condannarli in quanto intimorita che una pressione troppo forte possa determinare la caduta del regime nordcoreano e un successivo caos incontrollabile. Nel 2011 muore anche il dittatore Kim Jong-il e il potere passa nelle mani del giovane e attuale leader Kim Jong-un, che intensifica il programma missilistico nordcoreano. L'aggressività della Corea del Nord è stata particolarmente pronunciata nel corso del 2017, facendo pensare anche a un possibile intervento militare statunitense per far crollare il regime.
una soluzione comunque rimasta estrema e mai attuata. L'obiettivo nordcoreano era probabilmente quello di consolidarsi come stato nucleare armato per tornare poi al tavolo negoziale da una posizione di forza. Nel 2018 inizia invece una nuova fase di distensione che ha visto l'incontro tra i due leader coreani Kim Jong-un e Moon Jae-in, tanto che Kim Jong-un è stato il primo leader nordcoreano ad entrare nel territorio della Corea del Sud. I due leader si sono impegnati a porre fine a tutti gli atti ostili e a procedere allo smantellamento di tutte le strutture militari presenti nella zona di confine tra le due Coree. La distensione ha avuto luogo anche nei confronti degli Stati Uniti, con l'incontro tra Kim Jong-un e il presidente statunitense Donald Trump. La distensione ha tuttavia avuto una nuova battuta d'arresto nel giugno 2020.